Benvenuti a Fashion Conversation, sono Gaia Toschi e sono la direttrice di Open Art Week. Fashion Conversations è una serie di 5 incontri con 5 professionisti affermati del mondo della moda che hanno collaborato con le più grandi maison al mondo. Oggi ho il grande piacere di aprire questo terzo incontro con Enrico Leonardi, che ci parlerà del mestiere del responsabile del prodotto. Questo incontro, come tutti gli altri, sarà moderato da Duccio Bosio, coordinatore del Saint Laurent Couture Institute. Benvenuti a entrambi, vi lascio la parola. Grazie Gaia, buongiorno Enrico e grazie di aver accettato il nostro invito per questa seconda conversazione. Farei un breve riepilogo. Hai iniziato come venditore da Prada Uomo, poi sei passato in una società che si chiama adesso OLG, ma che una volta si chiamava Gibaud, che era ed è molto conosciuta anche perché nel suo pacchetto di stilisti da gestire o di maison da gestire ce n'erano molti, alcune molto importanti, erano soprattutto estere, la maggior parte, corretto. E in particolare americane, come nel caso tuo, che inizi facendo il responsabile di prodotto junior da Michael Kors e dove rimani per 6 anni. Dopo questo trampolino, diciamo, tu passi da Versace, dove stai anche lì un discreto numero di tempo, no? Mi sembra 5 anni anche qui o 6. 5 anni e mezzo, 5 anni e mezzo, esattamente, dove hai modo di occuparti di diverse collezioni di Versace, sia della donna, sia i jeans, poi ti occupi della prima linea e poi soprattutto quello che ti dà poi anche l'opportunità di fare un altro salto di qualità, ti occupi della collezione Versus, che era disegnata in quel periodo, il cui direttore artistico era Anthony Vaccarello, che era stato chiamato da Donatella Versace a dirigere questa collezione. Ovviamente nel momento in cui Anthony Vaccarello viene da Saint Laurent, si ricorda di te e dice: nel mio staff vorrei anche Enrico Leonardi, ed è lì che tu passi poi a lavorare con Anthony a Parigi, poi da Saint Laurent, dove ti occupi della collezione Flou, in particolare, che è una parte della collezione molto importante, e ti occupi anche molto di ricerca. Poi, dopo il periodo di Parigi, tu ritorni a Milano da MCM, correggimi se sbaglio, MCM è un gruppo coreano che faceva delle borse, che fa delle borse, ma che vuole estendere la sua attività anche su altre merceologie. Sul lifestyle in generale. Quindi. Esattamente, quindi deve fare in più scarpe per uomo e donna, collezioni di prêt-à-porter per uomo e donna, accessori tessili e vari. E tu sei chiamato a gestire proprio lo sviluppo prodotto di tutte queste cose. Bene, questo diciamo è il tuo passato, una parte del tuo presente. Adesso passiamo all'intervista vera e propria e la prima domanda, anche se banale: che cosa fa il responsabile del prodotto? Ma diciamo ci sono diversi livelli di prodotto. Parlo per me, parlo della mia esperienza personale. All'inizio, quando sei un junior, product developer soprattutto, il lavoro è più che altro incentrato su seguire determinate regole aziendali, fare in modo che sostanzialmente la collezione sia spedita e finita nei tempi corretti, coi prezzi corretti, quindi sia commerciabile, vendibile e producibile soprattutto. Quindi possiamo dire che il lavoro del responsabile di prodotto è un lavoro di coordinamento e di mediazione. Assolutamente anche, no? Sì, molta mediazione. Sì, che parte, diciamo, tra quelle che sono le esigenze della creatività, della parte artistica, del direttore artistico e del suo staff, per fare poi il passaggio di tutto questo tipo di informazioni, e non solo di informazioni, a quella che è la produzione.
capito? Esatto, Quindi è in un modo che lavoro... appunto la collezione sia producibile, commerciabile, quindi c'è anche un rapporto chiaramente abbastanza diretto con i merchandiser o con la rete Esattamente, commerciale per rispettare dei target esattamente. price, delle fasce prezzo. Chiaro, chiaro. Quindi è un eh, lavoro, diciamo, è un lavoro estremamente importante, perché sta a sì, metà sì, tra due settori che sono fondamentali, e dipende da questo lavoro l'esito, la qualità del lavoro del responsabile di esatto, prodotto, dipende poi l'esito finale della riuscita o meno della esatto. collezione, eccetera. Tu come sei diventato tu responsabile del prodotto? Chiaramente ti anticipo, perché nella descrizione del tuo curriculum hai fatto della vendita fondamentale, questo Fondamentalissimo. per fare il responsabile del Su questo. prodotto, e poi hai cominciato, proprio hai fatto tutta la scala, hai Mhm. cominciato come junior e sei passato a diventare quello che sei adesso. Per fare però questo lavoro, secondo me, ci vogliono delle caratteristiche che non tutti Sì, sono hanno. d'accordo. Ecco, secondo te quali Tu sono? parlavi prima, Duccio, e sono molto d'accordo, di mediazione, che non significa fare politica, in alcuni casi forse sì, Anche? ma anche. C'è soprattutto una volontà di mediare, ma non perché sostanzialmente devi rispettare totalmente le direttive creative della direzione artistica, perché ovviamente gli input dovuti ai mood di un direttore artistico vanno chiaramente rispettati a livello di gusto, a livello di lavorazioni, a livello di façon, a livello di qualità. Chiaramente ogni collezione poi calata più sul reale, più sul razionale, ha un budget, quindi c'è anche un controllo dei budget, quindi in questo sta la mediazione, far contento sostanzialmente, far felice e trasmettere l'idea creativa del direttore artistico fino alla fine della collezione o della sfilata che essa sia, tentando di rispettare il più possibile, soprattutto in questo periodo, mi viene da dire, i budget assegnati dal finance, quindi c'è tutta questa parte di controllo anche dei costi, di controllo delle Sicuramente, spese, eccetera, eccetera, che devo sicuramente. dire è abbastanza complicata. Oltre a quello, chiaramente c'è tutta una parte di mediazione e di capacità di trasmettere, anche comunicativamente, di trasmettere qual è l'idea creativa dell'ufficio stile, soprattutto del direttore artistico, anche ai livelli finali del Sicuro. passaggio, del processo produttivo. Noi Certo. facciamo come ufficio prodotto, come responsabile di prodotto, io arrivo addirittura fino all'industrializzazione, quindi per evitare che ciò che una persona vede in sfilata con certe proporzioni, con certi dettagli e con un certo look, un certo appeal, arrivi esattamente allo stesso modo in produzione, che Mh-mh. spesso non è facile perché vanno chiaramente Esattamente. modificate certe lievi, non va modificata la silhouette ma le proporzioni nel caso. Esattamente, esattamente. Senti una cosa, c'è differenza, tu hai quasi sempre in fondo lavorato, forse la tua ultima esperienza ti ha portato a lavorare più verso un marchio industriale, ma prima hai sempre lavorato per delle maison, Sì, insomma, in un sì, certo sì. senso. Hai notato delle differenze, e se sì, quali? Guarda, le differenze maggiori le ho notate ad esempio, quando lavoravo da un ex GPO, adesso OLG per Michael Kors, nel senso che era licenziataria della prima linea donna di Michael Sì, Kors. Lì era più un approccio industriale e se posso consigliare, mi permetto di consigliare a chi magari è giovane e vuole approcciare questo mondo e questa professione, di iniziare sempre da più fabbrica e meno sì, grande maison. Sono sicuro che Lucio tu sia d'accordo con me, assolutamente. perché ti dà una visione molto più realistica di quello che poi è il Esatto. lavoro, perché Sì, giustamente io mi ricordo che in Gibo avevo 21 anni, ma io parlavo direttamente con tutte le aree interessate nei processi di campionario produttivi e questo è molto importante.
nulla togliere alle enormi aziende o alle maison, però all'inizio del tuo mestiere, secondo la tua carriera, semplicemente sarebbe meglio, secondo me, approcciare dal vero quali sono tutte le varie realtà, in modo che poi hai una visione più a 360 gradi, un po' più olistica di quello che poi è il lavoro reale. Spesso mi sono reso conto, e qui rispondo alla tua domanda, che la differenza tra appunto una parte più industriale, una parte più maison, se vuoi, o corporation, è che nelle corporation i giovani ragazzi vengono fanno solo una piccola porzione del lavoro, quindi difficilmente hanno la visione dell'insieme e dipendono dagli altri sostanzialmente. Quindi Sì, secondo me sicuramente questa è una delle differenze sostanziali. c'è anche, se posso intervenire, anche una parte di politica, nel senso che giustamente, come dicevi tu, anche mediare politicamente spesso è uno dei lavori più difficili, nel senso che nelle grandi maison intervengono delle dinamiche politiche che vanno sicuramente rispettate e sono importantissime, ma per una persona che inizia a fare questo mestiere, secondo me è meglio concentrarsi sul Sì, lavoro sì, più vero e più efficace, più sono sulla natura. d'accordo. Vero. Sono d'accordo. Poi, se vuoi, ci sono poi anche delle caratteristiche che sono personali, che fanno sì che Esatto, esatto. l'esempio che si faceva sovente di dire che un buon responsabile di prodotto, soprattutto quando lavora in una maison, ma non solo, è che deve essere un po' come un liquido, nel senso che deve prendere la forma Assolutamente del d'accordo. contenitore, è importante, eccetera. Poi È verissimo quello che hai detto, Duccio, anche perché se vedi anche la carriera, ma come presumo la tua sicuramente, ehm, noi possiamo fare, non so, io ho fatto Versace che ha un certo gusto, ho fatto Michael Kors che ha un gusto completamente diverso, ho fatto Saint Laurent che ha un gusto completamente diverso, ho fatto M&M che è più commerciale, più street style, più americano, giovane se vuoi, quindi è assolutamente vero quello che dici. L'importante è avere un metodo, secondo me, poi una volta imparato il metodo, per dirti, io posso fare street style, posso fare alta moda, prêt-à-porter, certo, eccetera. Addirittura scarpe, che è una categoria merceologica che io non ho mai fatto, usando questi metodi, avendo una certa balance chiaro, nella tua carriera, chiaramente puoi anche approcciare altre categorie merceologiche che magari non ti competono. La tecnicità chiaramente. poi si impara. Sì, 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 sì. Poi al limite, un buon responsabile di prodotto non deve necessariamente anche essere un tecnico, perché Assolutamente, nelle varie società dove si appunto, lavora i tecnici ci sono. L'importante è che assolutamente, sappia vedere se una cosa va bene o non va bene, esatto, se un capo sta dritto, sta storto, eccetera. certo, Poi come rimediare all'errore è compito di altri. Poi, come dicevi tu, a assolutamente. forza di vederli, li impari anche tu le tecniche, Assolutamente. capito? La tecnicità ti viene, la Perché impari questo soprattutto. questo è un lavoro che si impara facendolo soprattutto, Assolutamente, non esistono poi assolutamente. È delle solo scuole. fatto di Sì, esperienza. So esattamente, esattamente. Allora, trovi che, questo mestiere rispetto a 5, 6 anni fa, anche col fatto che adesso stiamo mh-mh. vivendo delle situazioni, con il Covid, che hanno Mh-mh. praticamente rivoluzionato un po' il nostro modo di fare e di vivere, trovi che ultimamente questo lavoro è cambiato e se è cambiato come? Trovo che in generale le aziende, essendo state assorbite, da gruppi finanziari o macro aziende, che assorbono i vari brand, secondo me si sta un po' più americanizzando il modo di lavorare, Sì, ovvero, uhm, prima le collezioni, non so,
15 anni fa le collezioni in qualche modo le facevi comunque bene rispettando i tempi, rispettando i budget, eccetera, e le facevi un po' più a occhio, cioè dovuto alla tua esperienza portavi a casa il risultato e finiva un po' lì. Adesso noto che, essendo soprattutto quotate in borsa, chiaramente gli investitori vogliono una traccia molto più capillare dei percorsi e delle spese che si andranno a fare. Quindi anche i processi si tende a eviscerare, a rendere molto molto più palesi e chiari tutti i vari processi. Un tempo, questo chiaramente avveniva, nessuno faceva niente di nascosto, ma era un po' delegato all'esperienza del product developer o del product manager. Adesso trovo che ci sia più voglia di controllare capillarmente, diciamo, i vari aspetti. Sì. Chiaramente poi, dovuto al Covid, il modo di lavorare, vi sto chiamando da casa, quindi Certo. ci sono, diciamo, Certo, delle soluzioni di smart working e di tutto sommato questo lo trovo abbastanza positivo. Non lo trovo così drammatico, nel senso che molte cose io ho sempre pensato che si possono fare benissimo non essendo in ufficio. Ovvio che il nostro lavoro, come tu ben sai, è un lavoro anche tattile e visivo, quindi naturalmente io devo toccare un ricamo, devo toccare un tessuto, devo aprire una giacca per vedere com'è fatta. Da casa diventa chiaramente più difficile, c'è tutta una parte più operazionale, se vuoi, che può essere benissimo fatta anche da casa, e questo non lo trovo negativo. certo. Qual è secondo te quali sono le prospettive di carriera di un responsabile del prodotto? Uno che fa il responsabile di prodotto, poi cosa potrebbe diventare? Potrebbe diventare eventualmente direttore di linea, quindi responsabile della linea. Ho Quindi capito. una volta avuta la fiducia continua sia della società sia del direttore artistico, perché se posso fare una piccola parentesi, bisogna ricordarsi sempre che si tende un po' anche a idealizzare i direttori artistici, quindi a idolatrarli in qualche modo. Chiaramente, Sì, se posso dare un consiglio, dietro c'è anche una società, quindi giustamente i direttori artistici, come vediamo, cambiano anche abbastanza rapidamente, come vediamo negli ultimi 10 anni. Bisogna sempre anche, secondo me, rispettare quali sono le regole della società, certo, anche perché del poi brand, quindi. alla fine è la società che paga. Esatto. Piccolo dettaglio, e possiamo anche dire che ultimamente, ma non solo ultimamente, ma specialmente in questi ultimi tempi, i direttori artistici sono diventati nuovi principi, Sì, no? A questo sì, cui tutto è tutto è possibile, dovuto, cioè c'è il esatto. pollice verso e il pollice Il su, pollice, eccetera, esatto. eccetera. Anche se, appunto, come accennavi tu prima, dovuto al Covid, insomma, abbiamo tutti risentito Sì, di questa cosa. Ci sono aziende che, addirittura piccole e medie aziende, che hanno chiuso. Le grandi maison chiaramente hanno dei budget molto più sì. alti, una disponibilità economica più alta. So che comunque tenderanno un po' a diminuire Sì, comunque, questa frenesia bulimica, insomma, che spesso chiaro, capita. chiaro. Una delle prime conseguenze del Covid, soprattutto sulle grandi maison, è stata ridimensionare. Esatto. Si parte dai costi, contenimento dei costi, contenimento delle spese, perché a un certo punto Sì. diventa inevitabile, eccetera. Se tu dovessi dare un consiglio a chi inizia Ma io, a fare questo guarda, mestiere, tu ho visto che ti trovi molto d'accordo sull'inizio della mia carriera, cioè fare il venditore. sì, Secondo me aiuta è successo moltissimo, anche a me. perché vedi. Per questo Guarda, lo io penso dico. che sia fondamentale, nel senso che è vero che adesso ci sono i merchandiser, quindi quando abbiamo iniziato io e te, soprattutto tu, che hai ovviamente Sì, sei ovviamente
più maturo, se vuoi, di me, i merchandiser c'erano, ma iniziavano ad esserci. Sostanzialmente un tempo la figura del prodotto, del responsabile del prodotto, faceva anche da merchandiser, nel senso che Sicuro. parlava direttamente con la rete commerciale, con i vari territories, e da lì capiva le varie esigenze e le trasmetteva a suo modo, e qui si parla di appunto mediazione, al direttore artistico e all'ufficio stile. Quindi sto divagando per dire che in realtà, nonostante ci siano i merchandiser, che è una figura chiaramente fondamentale adesso, eccetera, secondo me è importante partire proprio da fare venditore, ma anche in negozio, in boutique, come ho fatto io, come avrai fatto sicuramente tu, perché ti dà il polso della situazione su quello che vuole in realtà il cliente finale, e ti dà anche quel distacco per far capire che poi alla fine di tutto questo circo in realtà c'è una persona che vuole sentirsi bene, una giacca addosso, vuole avere una certa qualità e quant'altro. Quindi se posso considerare, farei quello, e poi di partire da aziende anche più industriali. Non direttamente dalla maison, Da una perché maison, appunto no. la maison Ti falsa assolutamente no. Sì, completamente la la realtà. visione della... Esatto. È completamente sbagliata. È Sì, molto sono meglio, perfettamente d'accordo. molto meglio. Un altro consiglio che posso dare, se posso, allora, sappiate Certo. che è sempre colpa del prodotto. Cioè... Sì, esattamente. Lo stile non sbaglia mai, il direttore artistico non sbaglia mai, è sempre colpa del prodotto. Questo è proprio un diktat. Non so come. Esattamente. Normalmente, non so se hai notato, ma sicuramente sì, la gente che ci circonda, cioè che ci conosce ma che non lavora nella moda, ci ritiene delle persone estremamente fortunate. Quindi bisogna, per fare questo lavoro, è un lavoro che è appassionante sicuramente. Sì, lo devi fare per passione. Sì, sicuramente. Ed è anche un lavoro che rende per certi versi, se uno sa giocare un po' bene le sue carte, però è un lavoro che chiede molto. Intanto, per cominciare, una salute di ferro, sia fisica che mentale. Assolutamente. E può essere una grande scuola questa, per certi versi. Assolutamente. Tu credi Poi, che... Sì, dimmi, scusa. no, dico, scherzavo, poi i breakdown succedono a tutti, insomma, anche quelli più Sì, forti, sì, perché bisogna... giustamente il fisico dopo un po'. Ma È quelli tutto... accettiamoli, anche quello con distacco, secondo me, con un certo Esattamente. distacco. E tutto questo ultimamente, tutta questa pressione, questo aumento di pressione, e correggimi se sbaglio, è avvenuto perché i tempi nella moda sono fortemente cambiati rispetto a 10-15 Assolutamente anni sì, fa. assolutamente sì. C'è un po' una bulimia, un corso, una corsa all'ultimo minuto anche nello sviluppare le collezioni. Trovo che comunque alcune decisioni, non so, come Signor Armani, che ha deciso di fare meno collezioni all'anno, piuttosto che fare delle capsule, altri direttori artistici o Maison che hanno deciso di fare delle capsule, piuttosto che pre-collezione cruise, pre-collezione sfilata, presentazione, eccetera, questo possa un attimo aiutare a ritrovare un attimo un senso Una giusta dimensione, di diciamo. calma e di correttezza, perché Sì, era diventato un po' una bulimia, se posso. sì. E il mercato non assorbiva più tutto, se Esatto. posso. Maison Chiaro. A può avere 100 capi di campionario di sfilata da fare a budget, una Maison B ne può avere 10.000, per Certo. dire. Quindi in base chiaramente all'entità del lavoro, poi questo comporta giustamente anche un innalzamento delle persone che ci lavorano. So. Allora, grazie Enrico per la disponibilità, è stato tutto estremamente interessante. Credo che Gaia abbia anche lei qualcosa da aggiungere. Sì, grazie infinite a entrambi Grazie a voi. per questa intervista e vi aspettiamo con il prossimo incontro che sarà dedicato al merchandiser. Grazie. Ciao caro Lucio e Gaia. Ciao. Ciao.